Però vi dico la curiosità perché si chiama Zinzuluca. Grotta della Zinzulusa. C'è un ingresso molto ampio, non andremo a visitare ancora un'altra grotta, però vi dico la curiosità perché si chiama Zinzuluca. Perché i pescatori dal mare vedevano molti pipistrelli e poi vedevano le stalattiti e le stalagmiti, e dal mare sembravano dei panni stesi. Nel dialetto salentino i panni stesi si chiamano zinzuli, per cui viene il nome Zinzulusa. Basilica bizantina del IX-X secolo. Ci sono degli affreschi di figure sacre bizantine. Proviamo a vederle con lo zoom. Ci siamo intorno alle mura del castello aragonese. Queste sono le antiche mura messapiche. Il castello è stato edificato nel perimetro delle sue mura. Direi che il panorama è stupendo. Torniamo indietro. Andiamo a visitare la Grotta dei Cervi che si trova a 2 km da Porto Barisco. Ci sono 3000 pittogrammi risalenti al 4000-5000 a.C. È il complesso pittorico neolitico più imponente d'Europa e chiamato anche la Cappella Sistina della Preistoria.
La Grotta dei Cervi non è accessibile per preservare la sua conservazione, però volevo parlarne dal luogo in cui si trova. Misura 1500 metri e arriva a 26 metri sotto il livello del mare. Diversi anni fa ho sentito un'intervista ad uno degli speleologi che l'avevano scoperta nel 1970. Lui chiedeva di riprodurre la grotta in superficie per essere visitabile. Questo non è stato possibile, però nel Castello Aragonese di Otranto c'è una sala che trasmette in continuazione il filmato della grotta. Io questo lo sapevo e nell'episodio 5, la visita a Otranto, l'ho ripreso con la GoPro e adesso vi farò vedere alcune clip. Siamo nel Castello Aragonese di Otranto e in questa sala viene proiettato il filmato della Grotta dei Cervi. Di difficile accesso che si alternano a piccole sale. Le più antiche presenze umane all'interno della grotta risalgono al Paleolitico superiore avanzato, ovvero ai 14-9.000 anni fa, e sono attestate da strumenti di selce scheggiata e da resti di animali estinti rinvenuti all'interno dello strato di terreno. Le pitture in nero sono state fatte con guano di pipistrello. Quelle rosse sono ritenute molto più antiche. Con immagini di uomini ed animali rappresentate in scene di caccia o di agricoltura o di vita quotidiana. Secondo Graziosi, dalle rappresentazioni ancora figurative ma sempre schematiche si passerebbe a linee spezzate, come nel caso del cosiddetto sciamano o degli agglomerati di segni simili indicanti delle figure collettive. Anche l'immagine di 4 figure umane, forse sedute intorno a un cerchio o a un quadrato, si riduce in seguito per astrazione a un ma il grande fascino di Grotta dei Cervi rimane proprio nei miti e nei racconti dipinti da uomini di un lontano passato e a noi sconosciuto. Il filmato dura 30 minuti ed è molto interessante. Io ti ho fatto vedere solo alcune clip. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!